Buongiorno miei splendidi amici, bentornati a casa mia in un nuovo video di pulizie. Oggi faremo insieme una semplice routine di pulizia quotidiana, possibilmente del mattino, in modo da avere tutto il resto della giornata libero. Io lavoro a tempo pieno, solitamente divido in due parti la mia routine quotidiana. Le attività più importanti e più impegnative preferisco farle di mattina perché ho più energia. E inoltre ho anche meno possibilità di trovare scuse per rimandare le faccende domestiche. Pulisco il tavolo come prima cosa perché se faccio tutto il resto della cucina poi puntualmente mi dimentico e mi ritrovo con il tavolo ancora pieno di briciole da pulire. Rimetto le tovagliette pulite per lasciare il tavolo ben apparecchiato, pronto per l'uso, però che sia anche carino da vedere. Finisco di caricare la lavastoviglie risciacquando prima i piatti, i bicchieri e le posate. Accendo il fornello, lascio bollire qualche minuto la bistecchiera unta con il coperchio. Le padelle che uso per friggere e arrostire le asciugo con la carta oppure, se posso, le lascio fuori all'aria aperta. Finisco di lavare e asciugare le cose che non metto in lavastoviglie. Ora con la spugna insaponata strofino il paraschizzi e il piano cottura e poi risciacquo.
Tolgo le briciole dal piano di lavoro con un panno umido. Pulisco il lavello con il detersivo piatti. Per una buona igienizzazione metto la spugna a lavare in lavastoviglie. Risciacquo e asciugo il lavello col panno spugna. Lascio asciugare il telo cucina sulla maniglia del forno prima di metterlo nel cesto delle cose da lavare. Prendo un telo pulito. Tolgo gli asciugamani da lavare, carico il lavaggio a 50 gradi con 2 cucchiai di percarbonato detersivo e ammorbidente. Tiro fuori l'asse da stiro per piegare le cose che non hanno bisogno di essere stirate e stiro tutto il resto. Questo è un compito che cerco di fare tutte le mattine, in modo da non avere troppi panni tutti insieme da lavare, da stirare, però nei giorni scorsi devo dire la verità che ho un po' trascurato per diversi motivi. Oggi cercherò di recuperare. In base alla prima legge di Newton o legge di inerzia, in assenza di forze esterne, ogni corpo rimane in stato di quiete, a meno che non agisca una forza su di esso. Questo significa che la prossima volta che starete sul divano sdraiati a poltrire guardando la TV, qualcuno vi dirà perché siete lì a non far niente e voi potrete dire no, sto studiando fisica. Ma anche se questa è una legge fondamentale della fisica, non significa che sia universalmente giusta.
La tendenza a rimandare i lavori da fare è una cosa che succede a tutti, ma se stai guardando i miei video di pulizia significa che già un primo passo lo stai facendo. Quando evitiamo di fare qualche lavoro, non sempre si tratta di pigrizia, ma può avere diverse motivazioni. A volte tendiamo a non fare le cose non urgenti, come ad esempio riordinare l'armadio o pulire la macchina, cose che non siano prioritarie. Ma anche se non sono urgenti non significa che non siano importanti per noi. In questo caso può aiutare immaginare l'obiettivo finale, guardarlo con una prospettiva più ampia. Cercare di immaginare come sarà bello una volta fatto, oppure anche le conseguenze negative se non lo facciamo. Questo ci può aiutare per darci la spinta per agire subito. Riordino un po' di cose. Una cosa che capita spesso a me è la procrastinazione produttiva, cioè fare un lavoro al posto di un altro. Mi succede spesso quando devo registrare un video. Questo dipende dalla confusione di non sapere bene da dove iniziare e anche per paura di sbagliare. Allora mi metto a pulire così senza registrare. In questo caso è importante essere coscienti che è assolutamente normale e che è meglio fare delle cose anche non bene come ci eravamo prefissati inizialmente, sbagliare, rifare il lavoro, però comunque farlo, perché altrimenti non farlo sarebbe assolutamente più frustrante. E ricordiamoci sempre che il nostro valore va oltre i risultati raggiunti. Faccio il letto. Una piccola strategia di successo è quella di premiarti con un piccolo piacere subito dopo che finisci un compito. Ad esempio può essere anche una cosa semplice tipo un buon caffè, un piccolissimo piacere da concederti insieme alla soddisfazione di riconoscere che hai finito il tuo lavoro. Sii consapevole che lo stai facendo non perché devi, ma perché scegli di farlo. Dal punto di vista psicologico cambia tantissimo, ti fa sentire con maggiore autocontrollo. Evita le distrazioni come il telefono o il televisore. Riordino la cameretta. Se un giorno hai ad esempio 3 compiti da fare, scegli per primo quello che hai meno voglia di fare, così tutti gli altri sarà molto più semplice svolgerli. Metto a posto le cose stirate. Tolgo il tappeto del bagno per sbatterlo fuori. Io questo lo posso fare perché sotto ho una copertura che dà sul mio giardino, altrimenti avrei passato l'aspirapolvere. Riordino.
Tolgo le macchioline d'acqua dallo specchio con un panno microfibra asciutto. Passo un panno monouso sul piano e sul lavabo. Spruzzo la mochina senza risciacquo sul WC e sul bidet e per toglierlo uso lo Scottex, è un tipo speciale fatto apposta per le pulizie. Asciugo la doccia con il tergivetro. Passo l'aspirapolvere nelle camere e in bagno. Riordino il soggiorno. Tolgo il telo copridivano per sbatterlo all'aria. Giro i cuscini dello schienale. Passo la Dyson sul puff. Per aspirare bene il soggiorno accendo il robot Ecovacs. Passo un panno in microfibra umido con detersivo per i pavimenti per una veloce rinfrescata.